Luca Batello, buongiorno. Buongiorno. Luca, noi ci conosciamo dai tempi dell'IPO dell'ottobre 2018, sono passati tanti anni. Comincio, come faccio di solito, con leggere quello che scrissi allora agli investitori del fondo, descrivendo il perché e il per come della nostra partecipazione all'IPO. Circle, un'altra IPO a cui abbiamo partecipato, abbiamo acquistato il titolo ad ottobre a 2,4 euro per azione e incrementato a febbraio a 2,9. Il titolo ha chiuso il trimestre con un aumento del 25% a 3,2. Questa è una società molto piccola, la capitalizzazione di mercato è di 10 milioni e il flottante è del 20%, con un fatturato 2018 di 4,6 milioni e un EBIT, quindi utili prima degli interessi e delle tasse, di 0,8 milioni. La società fornisce servizi tecnologici e soluzioni software per l'automazione, la digitalizzazione e l'ottimizzazione delle catene di approvvigionamento per porti, logistica e infrastrutture di trasporto marittimo e intermodale. Questo business altamente scalabile, guidato dal fondatore e AD Luca Batello, è destinato ad espandersi ad un ritmo sostenuto in tutto il bacino mediterraneo e oltre, sia internamente che attraverso M&A. Ecco, mi sembra che sia andato tutto più o meno secondo queste aspettative. Luca, ti chiedo quindi di cominciare tu a dare una descrizione, una breve descrizione top-down della società e di dirmi anche come sei arrivato a fondarla e a crearla fino all'arrivo in borsa. Ciao e buongiorno a tutti. Allora, sì, diciamo che la società nasce nel 2012 tramite management buyout e l'idea è stata quella di creare una verticalizzazione forte su quello che era il settore della supply chain. Quando l'abbiamo fondata assieme al mio socio storico Alexio Pico, con cui facemmo appunto il buyout originario, avevamo identificato un po' nella logistica, nei trasporti, nel mondo marittimo, uno di quei settori che aveva più potenzialità di crescita sulla componente di digitalizzazione e quindi avesse più strada da percorrere fondamentalmente rispetto ad altri settori come telecomunicazioni, il bancario, eccetera, che invece avevano già nel 2012 vissuto un forte trend di digitalizzazione. Tu Quindi, come sei arrivato? Cosa facevi prima? ma io sono laureato in economia, ho fatto il master l'executive alla Bocconi, alla SDA, e ho lavorato sia in società di digital marketing sia in società di system integration. Ero socio e diciamo, in realtà abbiamo fatto una web agency in tempi non sospetti nel 1999, dalla quale poi ero uscito 2 anni dopo. Ero stato poi manager in un gruppo di ICT a tutto tondo e mi vedevo un po' stretto in un contesto orizzontale in cui l'ICT veniva applicato in maniera un po' generalizzata, come ICT, diciamo, cosa vuol dire? sì, di cui le tecnologie, scusate, e diciamo, la capacità di digitalizzazione vengono spesso approcciate ed applicate in maniera un po' orizzontale e trasversale a tutti i vari settori. E quindi, diciamo, ritenevo invece che un approccio più verticale in cui poter portare un maggiore valore aggiunto a quelli che sono i clienti, quelli che sono i partner, potesse fare la differenza. Quindi la scelta iniziale è stata quella e quindi dopo varie esperienze appunto nel settore abbiamo identificato quello appunto della supply chain, della logistica, dei trasporti, del marittimo, come dicevo, come il settore più interessante. Questo è nel 2012, nel 2016 dopo un po' di crescita interna abbiamo ritenuto che un percorso anche per crescita esterna facesse naturalmente parte di un settore che necessitava di molti investimenti, di molte innovazioni, di molti nuovi prodotti e quindi abbiamo fatto prima entrare 2 private equity nel capitale sociale e poi siamo arrivati nel 2018 alla scelta di fare un IPO.
scelta che, come introducevi tu, è sicuramente stata, come dire, coraggiosa, se vuoi, o ambiziosa secondo i punti di vista, nel senso che eravamo ancora, come ricordavi, una dimensione molto, molto piccola, al limite fondamentalmente per quello che allora era Lime, oggi è l'Euronext Grow Milan. Tra l'altro in un periodo, il quarto trimestre del 2018, dove scendeva tutto. Assolutamente, diciamo che ci siamo trovati nel pieno del roadshow, in un momento estremamente delicato in cui di Italia se ne voleva sentire parlare molto poco. Non solo l'Italia, perché c'era stato nel 2018 tutto il trambusto sul nuovo governo che voleva uscire dall'euro, eccetera, ma anche nel quarto trimestre del 2018 tutti i mercati azionari mondiali hanno avuto un periodo molto, molto negativo. Esatto, noi nonostante quello, avendo ricevuto dei feedback industrialmente e finanziariamente positivi da parte degli investitori, avevamo semplicemente deciso di ridurre un po' la quota che eravamo disponibili a mettere in campo in termini di flottante, e quindi a ridurre la, diciamo, la componente Quanto iniziale avete raccolto? di raccolta, che infatti avevamo ridotto a poco più di 2 milioni. E quindi in quell'ottica lì avevamo comunque fatto la scelta di completare il famoso 26 di ottobre del 2018, abbiamo fatto l'esordio in borsa. Circle è una delle società a 10 milioni, perché aveva una market cap di 10 milioni, che è definita una micro cap, non una small cap, una micro cap, che sono adesso viste un po' così, con scetticismo. Si pensa che società così piccole non possano essere, fanno difficoltà ad essere quotate. In realtà io trovo che il tuo esempio sia invece in contraddizione con questa view. La società è partita da 10 milioni, adesso ne vale 4 volte, quasi 4 volte di più, ed è un percorso che la borsa ha aiutato. Dimmi un po' come valuti il tuo rapporto con essere la D di una società quotata? Ma Quali io sono i devo dire, vantaggi di essere in borsa? devo dire che io, come mia storia personale, sono sempre stato molto appassionato dei mercati finanziari e avevo sempre un po' ritenuto, quando ho fatto la scelta di non essere solo socio di un'azienda, ma diventare direttamente e autonomamente imprenditore, mi ero sempre detto che il punto di arrivo per me naturale potesse essere, sarebbe stato un tema di quotazione. Dopodiché bisogna avere le condizioni giuste e i momenti giusti. La mia esperienza è assolutamente positiva nel senso che mi ritrovo in un contesto in cui il fatto di essere messi sempre sotto stimolo da quelli che sono gli investitori è un tema, secondo me, che arricchisce il percorso industriale e manageriale, che a volte in tanti contesti imprenditoriali ce la si canta un po' suona, no? Da soli, quindi il fatto di avere delle entità terze che, se devono dirti qualcosa che non li convince del tuo business model e dei risultati che stai ottenendo, te lo dice, e te lo dice in maniera brutalmente diretta perché è il loro mestiere. Il secondo aspetto è un tema di visibilità, nel senso che oggettivamente per una realtà media, medio-piccola, media oggi, piccola, piccolissima allora, il fatto di essere quotati in tutta una serie di contesti in cui si lavora con realtà molto più grandi, e abbiamo lavorato e lavoriamo con grossissime realtà anche a livello internazionale, penso a Sacmi, una delle più grosse aziende italiane del mondo, a Ikea, che è una delle più grandi aziende del mondo, cioè è evidente che quando ti trovi in quel contesto essere una Circle SRL qualunque oppure una società quotata cambia e di molto, diciamo, quella che è la situazione. E l'altro aspetto è sicuramente quello di, diciamo, darsi degli obiettivi in continuo di crescita, non solo per via organica, ma anche per vie esterne. Quello che, diciamo, è una logica di merger and acquisition che diventa parte del ragionamento imprenditoriale, quindi non solo quello che posso fare direttamente col personale e con la crescita del personale, ma con quello che si può fare integrando delle esperienze complementari, magari integrative, e che possono accelerare in maniera molto forte sia la capacità di, nel nostro caso, digitalizzare
il settore dei trasporti intermodali, sia dall'altra parte quella di come dire, avere delle tipologie di intuizioni, di approcci, di soluzioni che possono essere anche molto diverse e quindi arricchenti rispetto a quella che è la storia della singola azienda. Certo. Entriamo approfondiamo sul business della società. Cosa fa Circle? Harbors, railway stations, and intermodal exchange stations become the rings of the logistic chain, one of the key words of our time. So, how does the logistic chain work? And above all, can we improve its efficiency? Our answer to this question is Milos, making intermodal logistics optimization simple. Milos operates like a conductor, but instead of musical instruments, it uses web services, RFID, GPS, and a wireless sensor network. It coordinates and integrates data produced by these technologies, assuring a reliable, fast, and efficient procedure. This is music to your business. Milos coordinates the communication and the data exchange among all the subjects involved during unloading activities, during customs procedures, during the entire operation from origin to destination. Now that's a flawless execution. So, what are the advantages of using Milos? Milos eliminates manual and documentation errors, reduces waiting times at customs, reduces operative and dwell times. Major advantage in terms of transit time, significant reduction in costs, and greater efficiency of full digital service. Milos allows you not only to track your container in every single phase, but also to optimize transit and dispatch times, to check in real time the operational and customs status of the goods, and with e-seals, also tamper evidence security. These are the potentials of the full digital and once principal system. But there's more to it. This framework can become your customized Milos. For instance, we can mention some of the projects that were carried out, such as IKEA's Fast Customs Corridors, Inland Corridor, and gate automation for RTE and TSG Gavio Group Company, Rail Corridor for Sojimar, commissioned by Conship. Milos makes all the complicated and time-consuming actions easy and quick to perform. In this way, the screen of your device becomes a dashboard with all the relevant information from the logistic chain. That's right. From now on, you won't need to check your goods. The goods will notify, update, and inform you whenever an issue or anomaly occurs during the shipment. This is how Milos has revolutionized logistics by making infrastructures and networks fully functional and digitalized. Do you realize how big of a change this is? Circle si occupa di dematerializzare tutto quello che sono i documenti che accompagnano la merce nelle varie modalità di trasporto, quindi aereo, nave, ferro e gomma. E dall'altra Quindi il parte cliente tipico di Circle è?
il primo tipologia di cliente è l'operatore della logistica, che può essere un'azienda di trasporto ferroviario, un'azienda di trasporto su gomma, un porto, un terminal, tutti gli attori che movimentano la merce. Questo è il primo filone, diciamo. Esatto. Il secondo filone sono i fruitori della catena logistica, quindi Ikea, tanto per citarne uno, le Barilla per citarne un altro, che vogliono movimentare la merce lungo la catena logistica e che hanno il tema di pianificare, gestire, avere informazioni in tempo reale e ottimizzare quella che è la movimentazione della loro merce lungo la catena logistica, molto complicata fondamentalmente. Questi sono i due capisaldi. A questo abbiamo sempre ritenuto di voler aggiungere un terzo aspetto trasversale, che era un tema che era nelle corde appunto del mio socio storico Picco, che era quello delle tematiche europee, viste da due punti di vista. Uno è quello dell'anticipo normativo, e sono tutta una serie di norme, siano essi regolamenti o direttive, che a livello comunitario hanno un loro percorso e che spesso ci vengono paragonate da un giorno all'altro, che invece analizzate in anticipo possono diventare fonte di vantaggio competitivo per molte aziende. E quindi abbiamo sempre cercato di anticipare un po' il mercato da questo punto di vista, studiando queste norme quando erano delle bozze e mettendo a disposizione questi aspetti in anticipo a tutti quelli che sono i nostri partner e i nostri clienti. L'altro aspetto che in questo momento è particolarmente significativo è quello dei fondi comunitari, quindi fondi che possono essere legati all'innovazione, legati alle reti transeuropee, legate oggi ovviamente al PNRR e che accelerano un po', poi cofinanziano ed accelerano quelli che sono gli investimenti delle aziende private. Da qui è nata un'esperienza che quindi da una parte unisce un settore molto verticale, anche se importante, perché parliamo di circa il 16% del PIL se consideriamo la supply chain e la sua interessa, però verticale, non vogliamo fare altro, supply chain. Dall'altra parte la capacità di accompagnare un'azienda dall'analisi di quelle che sono le criticità alla proposizione delle soluzioni, all'implementazione delle soluzioni tecniche, anche a quelle organizzative, in maniera tale da non avere l'effetto, scherzandoci un attimo, slide PowerPoint, no? Che hai di fronte al consulente che ti fa delle bellissime slide, dopodiché state implementare. Noi facciamo l'analisi, proponiamo il percorso, ma poi lo implementiamo e siamo misurati, che è forse la cosa più importante, sui miglioramenti che stimiamo all'inizio di un progetto e quelli che raggiungiamo, quello che viene Quindi il chiamato... cliente compra un software. Il cliente alla fine spesso compra un software e in realtà compra l'esperienza che portare quel software, quella capacità organizzativa e quell'evoluzione del modo di lavorare fa all'interno di quel settore, e spesso in modalità a noleggio, diciamo, tecnicamente si chiama software as a service, quindi sempre di più Certo. sono piattaforme Una che sono licenza. sul cloud, diciamo, che vengono erogate a canoni mensili fondamentalmente. E il vero tema però è come i costi e i tempi vengono ridotti drasticamente prima e dopo la cura fondamentalmente. Per cui c'è degli esempi molto concreti, un grosso terminal qui dietro tra l'altro, che oggi siamo nel nostro headquarter che è a Genova, che ha fatto la scelta di dematerializzare e automatizzare totalmente i varchi di entrata e uscita al proprio terminal, e lì di fatto si è ridotto di circa il 90% il costo di gestione di questi varchi, andando a sostituire delle attività che tra l'altro erano anche parzialmente pericolose in termini di sicurezza proprio del lavoro umano, di controlli che venivano fatti da esseri umani e che giravano intorno ai camion in movimento, e che oggi invece fanno delle telecamere intelligenti che vanno a incrociare i dati di quello che è previsto debba arrivare, quello che arriva davvero e dove deve essere caricato, sulla nave, sul treno, piuttosto che su una componente intermodale. Ebbene, questi sono esempi ormai che ricorrono spessissimo. I nostri clienti ci chiedono di fare una stima dove sono le criticità, qual è il cosiddetto ritorno dell'investimento. Quindi deve essere fatto un investimento, non è un costo, è un investimento, Certo. e quindi in quanto tale che tipologia di risparmio può essere introdotto grazie a quell'investimento. Questo, se vuoi, è la componente più naturale. La componente più ambiziosa e più interessante che stiamo facendo in questi ultimi periodi è invece quella delle nuove tipologie di business e delle nuove tipologie di servizi, che componenti più innovative, come per esempio le tematiche che rientrano oggi nella iperabusata parola dell'intelligenza artificiale, no? Che però calata nel concreto ti permettono per esempio di sapere davvero quando un camion potrebbe arrivare in consegna in un certo nodo, e quindi potresti e possiamo in tempo reale
maniera più diffusa, l'obiettivo è quello, mettere a disposizione queste informazioni al nodo, che quindi è un porto, che quindi è un aeroporto, che quindi è un interporto, che sa quanti camion gli arrivano per unità di tempo, e a tutti gli attori della logistica e dei trasporti, che sanno se dal punto in cui sono al punto in cui devono arrivare ci sono delle criticità, sono dei ritardi, delle code, e durante il viaggio cerchiamo di anticipare tutte le tipologie di scambi documentali e di controlli correlati. Da questo punto di vista, una delle ultimissime novità del settembre di quest'anno è stato il fatto che anche in Italia è entrata in vigore una convenzione che si chiama di Ginevra, che permette per esempio di avere quella che è la lettera di vettura che oggi buona parte dei camion italiani hanno in mano, che è un pezzo di carta. Poi fondamentalmente ne esiste una modalità dematerializzata, totalmente digitale, che sul proprio telefonino può essere visibile, e quindi nel momento in cui entrano in un varco, in un aeroporto, di un terminal, un interporto, c'è un poliziotto che gli fa un controllo, non fanno nient'altro che far vedere il QR code sul proprio telefonino, e da lì si ricostruisce tutta la storia e si automatizzano tutte le tipologie di controlli. Questo permette di arrivare a quello che è un concetto di fast gate, no? Fondamentalmente. Quindi se io faccio tutto bene, lo faccio in anticipo, lo faccio in maniera trasparente, lo faccio in maniera interoperabile, io quando movimento la merce per metterla a disposizione del trasportatore, quindi io sono una Barilla che metto a disposizione a un'azienda di trasporto queste informazioni, scambio queste informazioni in automatico, il camionista perde meno tempo a venirla a prendere, perde meno tempo poi a entrare nel nodo, perde meno tempo a scambiare modalità magari fra una ferrovia e una gomma, non perde l'appuntamento con la nave perché sa in anticipo il fatto che per esempio la nave ha fatto una ripianificazione dell'orario di partenza. L'intera catena logistica ha 3 vantaggi: il costo complessivo scende in maniera significativa, il tempo complessivo scende e quindi si riesce a essere più efficienti e a ridurre soprattutto l'impatto del carbon footprint, come viene chiamato, quindi si diventa più verdi, si diventa più green, si inquina di meno, e la sicurezza degli esseri umani aumenta, nel senso che alla fine tutte queste attività che a volte si pensa che la tecnologia tolga posti di lavoro, in realtà li cambia, vero, un po', perché sono tipologie di lavoro un po' diverse, ma soprattutto fa incrementare tantissimo la sicurezza proprio dell'attività umana. Ci sono ancora troppi incidenti nel mondo del lavoro che possono essere evitati utilizzando la tecnologia, proprio perché certe tipologie di controlli fisici, manuali, che vengono fatti intorno a degli strumenti pericolosi, fisicamente pericolosi, possono essere demandate a delle macchine, fondamentalmente. È una soluzione così ovviamente efficiente che uno si chiede perché non ce l'hanno tutti, perché non tutti comprano il vostro servizio, i vostri prodotti, i vostri software. E credo che ci siano vari aspetti. Era uno un tema di forte come dire, frammentazione della catena logistica, per cui gli attori sono veramente tanti e a volte c'è un po' una mancanza di linguaggi comuni. Una delle nostre scelte strategiche di fondo è stata quella di cercare di convincere a lavorare con noi nuovi clienti e fidelizzare i clienti che abbiamo tramite la loro soddisfazione, non tramite lucchetti che li tengano legati a noi. E su questo abbiamo gemmato il concetto di servizio federativo, che per noi è un servizio che permette anche a realtà che lavorino con competitor di fruire di servizi specifici, per esempio la dematerializzazione di un documento, il controllo doganale anticipato, i corridoi a livello internazionali, anche se hanno prodotti di competitor e vogliono continuare a lavorare con i competitor. Il secondo aspetto è proprio quello del linguaggio comune, cioè fra tutti a volte lo stesso concetto, che può essere la posizione all'interno di un treno, piuttosto che il modo di chiamare una merce pericolosa in un trasporto, vengono fatte in tante modalità differenti, per cui quando c'è lo scambio di questi dati non sempre ci si intende in maniera immediata. Oggi esiste un nuovo regolamento che si chiama 1056, che ha stabilito un dataset, quindi un modo di chiamare le cose unico a livello comunitario. È entrato in vigore il 21 di agosto e questo sta dando una forte spinta a chiamare tutti nella stessa maniera, a trattare tutti, almeno a livello europeo, le cose nello stesso modo. Questo sta permettendo di fare dei passi avanti enormi, perché abbiamo la possibilità finalmente di mettere in contatto e in comunicazione automatica tutti i vari attori, quindi sia il mondo che muove la merce, sia il mondo che la produce la merce, in maniera più efficiente, più efficace,
Un esempio bellissimo è stato a novembre di quest'anno, quando si è partiti dopo vari anni con un corridoio internazionale fra l'Italia e l'Egitto, in cui la merce che viene caricata in Egitto nel porto di Damietta, nel momento in cui viene caricata, viene apposto un sigillo di tipo tecnologicamente evoluto, questi dati vengono scambiati in automatico nel momento in cui la merce è caricata sulla nave a Damietta e sono disponibili immediatamente agli attori italiani, la dogana, la Guardia di Finanza, il porto, il terminal, il trasportatore, l'impresa ferroviaria. E quindi quando la merce arriva a destinazione, in quel caso lì nel porto di Trieste, tutte le tipologie di controlli, di verifiche e di e preparazioni sono state fatte e si azzera quello che viene chiamato il tempo di attesa delle merci in ambito portuale. Questo recupera veramente tantissima efficienza e sta permettendo all'Italia, in questo caso, lo dico anche un po' orgoglioso, diciamo, come imprenditore italiano, di Certo. recuperare quote di competitività e di traffici rispetto ai famosi famigerati in certi casi porti del nord dell'Europa che sono sempre stati additati come modelli difficilmente raggiungibili. Insomma, invece, come sistema europeo in generale, ma poi italiano nello specifico, abbiamo la capacità di raggiungere e superarle in termini di eccellenza, proprio per la capacità di metterle assieme queste cose in maniera magari anche un po' più dinamica, un po' più innovativa, un po' più smart fondamentalmente. Chi sono i vostri competitori? Allora, negli anni abbiamo affrontato varie tipologie di competitori, da realtà più piccole, areali, che sono in singoli contesti, in singoli porti, in singoli aeroporti, le classiche grandi aziende di consulenza e di system integration che hanno delle practice, dei gruppi che si occupano di questo, e piuttosto che a realtà estere che magari però hanno una presenza molto geografica in certi paesi, su certe lingue. Quella che è stata la nostra scelta fin dall'inizio è di avere un approccio pan-europeo, pan-mediterraneo, quindi dare la possibilità a tutte le aziende che esportano in tutto il mondo e a tutti gli attori che nel Mediterraneo, per esempio, lavorano in 4, in 5, in 6 paesi differenti, di avere una soluzione unica, dei connettori di integrazione che per esempio possano partire dal Nord Africa, andare nel Middle East, andare nei porti del Mediterraneo e arrivare fino al centro dell'Europa e viceversa. Quindi un po' una logica di integrazione naturale, progressiva, che non gli crei degli ostacoli fondamentalmente nella crescita del loro business. E questo, come abbiamo detto, negli anni sei riuscito a farlo, la società è riuscita a farla sia internamente espandendo il business, sia attraverso acquisizioni. Esatto, allora noi abbiamo fatto un percorso appunto che ha portato avanti fin dall'inizio questi due percorsi. Abbiamo iniziato a fare la prima acquisizione a cavallo dell'IPO, quindi nel 2018, entrando in una società molto importante, Infoera, che si occupava del mondo portuale e delle agenzie marittime, e da lì abbiamo fatto 6 acquisizioni in maniera progressiva che hanno un po' espanso, diciamo, la copertura nei vari settori, i nodi intelligenti, gli aeroporti, la dematerializzazione documentale, il mondo del freight forwarding, quindi degli spedizionieri che movimentano la merce in nome per conto delle varie industrie, la parte di utilizzo tecnologico intelligente tramite intelligenza artificiale. Le ultime due sono state una più legata al mondo che è Circle Garage, proprio dell'Internet of Things e delle soluzioni tecnologiche evolute calate nel contesto della multimodalità, e l'ultimissima, quella che è stata fatta proprio il 27 di dicembre, quindi fresca fresca, che abbiamo fatto con la nuova società Exion, che è il ramo d'azienda di Telepass Innova, che si occupa di telematica e di infomobilità e che porta, diciamo, questa tipologia di intelligenza, di interoperabilità a bordo del camion, e quindi stiamo integrando in maniera completa, diciamo, gli strumenti che sul mezzo di trasporto di tipo camion sono disponibili, interoperabili con gli strumenti di pagamento del pedaggio, e che permettono, per esempio, di sapere in anticipo se ci saranno delle criticità in un porto dove si stanno dirigendo, dando in automatico la lettera di vettura elettronica, mettendo a disposizione della security i documenti per fare il controllo anticipato e così via. Quindi crediamo che in un contesto in cui da una parte c'è una forte spinta verso un recupero di efficienza, diciamo, in termini di risparmio energetico e di risparmio ambientale, ma dall'altra parte c'è ancora 3/4 della movimentazione che ad oggi avviene via camion. Il fatto di poter applicare questa tipologia di tecnologie anche in maniera forte a tutto il settore dell'autotrasporto comporterà un'altra onda importante sia di efficientamento
ma anche di recupero proprio di efficienza ambientale, evitando per esempio di tenere per ore e ore camion in coda davanti a dei nodi, il che vuol dire perdere del tempo al camionista, creare dei problemi alla cittadinanza, creare degli imbuti e delle congestioni all'interno del porto e così via, creando un equilibrio, diciamo, più ottimizzato che gli strumenti di cui ci occupiamo da anni oggi permettono perfettamente. Con le acquisizioni ci sono due temi, uno è come sono finanziate e l'altro è la difficoltà o la complessità dell'integrazione. Diciamo che allora noi abbiamo affrontato i due temi. Al primo abbiamo sempre cercato di avere un equilibrio fra l'autofinanziamento e l'opportunità, essendo società quotate, di utilizzare il capitale di raccolta, diciamo. E abbiamo fatto la prima appunto raccolta che raccontavi tu in sede di IPO, abbiamo fatto 3 aumenti di capitale riservati a una serie di realtà. Prima era stata una serie di family office, di imprenditori interessati al settore, poi è stata fatta entrare Eiffel, l'ultima è stata fatta entrare Algebris, che invece sono 2 fondi internazionali importanti che ci hanno anche confermato con il loro ingresso, con la loro fiducia, diciamo, la credibilità del piano che stiamo portando avanti. Dall'altra parte abbiamo sempre generato molto quello che tecnicamente si chiama cash flow, quindi liquidità tramite le attività operative che portiamo avanti. Quindi da questo punto di vista abbiamo sempre cercato di tenere un corretto equilibrio fra le fonti di autofinanziamento e quello che è uno degli obiettivi per cui uno si quota in borsa, poter raccogliere facilmente capitali aggiuntivi. Il fatto che negli anni gli investitori abbiano confermato e rinnovato la loro fiducia ovviamente ci ha confortato, il fatto che il titolo, come dicevi tu, dal 2,16 che è il prezzo rettificato per lo scrip dividend che facemmo a suo tempo e gli 8,08 che era la chiusura di ieri, che è appunto un 400% di crescita, credo che sia un tema sicuramente di soddisfazione. Adesso ci arriviamo. Il secondo aspetto, l'integrazione delle società acquisite. Quanto l'avete pagate? Quali sono stati i vantaggi immediati, i costi dell'integrazione? Come affrontate questo problema? Il tema dell'integrazione è un tema che, devo dire, dopo un po' di esperienza ti rendi conto che è un elemento di estrema importanza e come dire, su cui concentrare molte risorse mentali a monte, umane, psicologiche e organizzative. Ma abbiamo molta esperienza e molta, come dire, organizzazione da questo punto di vista, però sono temi sempre estremamente delicati ed estremamente importanti. Crediamo che il valorizzare le peculiarità delle aziende acquisite, portando energie fresche, nuove idee, nuovi spunti all'interno del gruppo, ma dall'altra parte dandogli magari quegli elementi un po' più di organizzazione, di strutturazione, che le classiche realtà medio-piccole italiane magari hanno meno, è un corretto equilibrio. Uno dei nostri obiettivi è quello di essere molto ben organizzati, quindi lavorare in maniera, come dire, precisa e puntuale, mantenendo però nei singoli gruppi, nelle singole componenti, la capacità e la verve per innovare di continuo. Ed è un equilibrio delicato, perché da una parte ragioni in termini di efficienza, dall'altra parte in termini di effervescenza e di nuove idee. Quindi credo che questo sia uno degli aspetti sicuramente che a chi si cimenta in operazioni di acquisizioni è uno degli elementi sulla quale c'è sempre da imparare tantissimo in primis, perché poi il fatto di mettersi in discussione di fronte ad altre esperienze imprenditoriali e manageriali, a seconda dei casi, è un tema secondo me che arricchisce moltissimo. È evidente che ci deve essere sempre una forte focalizzazione su quello che è l'obiettivo comune, che nel momento in cui una nuova realtà si aggrega al gruppo, gli obiettivi del gruppo crescono, si ampliano, non si stravolgono, ma si arricchiscono di nuove intelligenze. Ecco, l'ultima delle acquisizioni siamo arrivati a 180 persone, e siamo distribuiti in 6 sedi in Italia e 2 in Europa, quindi iniziamo a essere anche fortemente presenti, diciamo, in quello che è il contesto europeo e mediterraneo, e gli obiettivi ovviamente sono quelli di ulteriormente espandere poi la presenza diretta in una serie di realtà pan-mediterranee di cui ad oggi ci stiamo occupando in maniera diciamo remota, e che un domani potrebbero avere delle sedi invece dirette. Perché adesso già siamo fuori dall'Italia, no? Anche.
siamo quasi al 35% del fatturato che oggi viene fatto fuori dall'Italia. L'obiettivo di qui al piano 2028 che abbiamo presentato è di arrivare a oltre il 50% fuori Adesso ci dall'Italia. arriviamo. Dove siamo? Siamo presenti ad oggi con una sede a Bruxelles dove lavoriamo sulla parte europea, abbiamo poi una società in Portogallo dove seguiamo la penisola iberica, lavoriamo molto sul centro dell'Europa, quindi Svizzera, Bassa Germania, Repubblica Ceca, Ungheria, Austria per quanto riguarda le connessioni intermodali, e con l'ultima acquisizione appunto Exion sul settore del trasporto siamo molto presenti da oggi in Francia, siamo molto presenti in Germania, un po' in tutto l'est Europa. Abbiamo iniziato questi servizi innovativi nel Nord Africa, quindi in Marocco, in Egitto, in Turchia, dove lavoriamo storicamente, quindi l'obiettivo è sempre di più una copertura completa, diciamo, mediterranea ed europea. Quindi adesso arriviamo al titolo. Abbiamo detto nel 2018, quando vi siete quotati, il fatturato era di qualcosa in più di 4 milioni. A fine 2023 siamo arrivati a 10 o 12 a seconda di come lo contiamo. A fine 2024 non lo possiamo dire, però sono dati... Diciamo che sommando le acquisizioni che abbiamo fatto, e senza entrare nel dettaglio della crescita, che come sai non possiamo dire, sicuramente supereremo i 20 milioni considerate le acquisizioni fatte al 31 dicembre. Per cui, diciamo, la crescita è importante, quasi quintuplicata fondamentalmente. Quasi quintuplicata, conservando margini di profittabilità importanti. Sì, perché siamo ad oggi riusciti a mantenerci sempre sopra il 20% con picchi del 24%. Ovviamente la crescita deve essere anche, come abbiamo appena detto, finanziata, per cui ci sono dei costi che devono essere considerati come investimenti, quindi che magari abbassano i margini quando uno vede un'immagine statica del bilancio, ma se si considera che i costi sono stati sopportati per crescere, devono essere considerati in quell'ottica e non come sottrazioni della profittabilità, giusto? Assolutamente sì, noi abbiamo un piano continuo di ricerca, sviluppo e di investimenti. Diciamo che la scelta nostra è stata quella, da una parte, di investire sempre molto nella componente, quella che spesso viene chiamata appunto ricerca e sviluppo, dall'altra parte di sfruttare al massimo le opportunità di cofinanziamento che l'Europa, l'Italia, ma soprattutto l'Europa mettono a disposizione. Per cui se ti riesci a far cofinanziare, a seconda dei casi, tra il 50 e il 70% quelli che sono gli investimenti in ricerca e sviluppo che fai, hai la possibilità di farne molta di più e di accelerare molto di più e di ridurne l'impatto a livello di conto economico. Certo. Quindi veniamo al titolo. Abbiamo detto siamo partiti a 2,4, 2,1 a seconda del 2,2 a seconda Sì. di come lo consideriamo, e siamo adesso a 8. Il titolo è stato abbastanza piatto nei primi 2 anni, è partito bene, poi nel 2019 è stato piatto, 2020 malgrado il Covid ha resistito, 2021 anche, e poi c'è stata una importante apprezzamento nel 2022 in contrasto eclatante con quello che succedeva, quello che è successo dal 2022 in poi a molte società piccole quotate sull'EGM, dove il prezzo, malgrado la società continuasse a far bene, come anche magari in alcuni casi meglio di Circle, il prezzo è stato massacrato per i riscatti dei peer. Ecco, come sei stato capace di evitare l'abbraccio mortale dei fondi peer? Allora, diciamo che gli aspetti sono tre. Uno, la scelta di fondo è stata quella di avere una comunicazione molto trasparente e molto continuativa con gli investitori, perché io credo che se fai la scelta di essere quotato, quindi di essere sottoposto in continuazione a una GX,
devi avere coraggio di farlo davvero, poi di quella di esporti e di raccontare. Quindi noi abbiamo molta comunicazione, partecipiamo all'Investor Day, diamo la visibilità degli obiettivi, raccontiamo il dettaglio di quello che vogliamo fare, perché credo che debbano capire e toccare con mano concretamente quello che è il percorso industriale. Il secondo aspetto è stato quello che quando abbiamo iniziato a vedere che appunto i peer probabilmente avrebbero avuto dei problemi, abbiamo iniziato una serie di azioni nell'ottica di poter avvicinare family office e quindi non fossero legati a una logica di riscatto, credo che sia avvenuto per fortuna abbastanza naturalmente un travaso tra quelli che erano alcuni dei peer che dovevano uscire e quelli invece erano dei family office che, grazie forse anche alla trasparenza e al racconto industriale che evidentemente mi rende lieto, diciamo, li aveva convinti, hanno iniziato a investire in quello che è il nostro gruppo. Questo direi che ci ha evitato la prima onda, fondamentalmente di quelli che sono i riscatti, dopodiché nell'ultimo periodo, forse perché abbiamo iniziato a essere un pochino più visibili, una dimensione un pochino più ampia, una serie di acquisizioni con un track record più significative, abbiamo, diciamo, probabilmente raggiunto quella dimensione per cui poter essere un pochino più interessanti anche per realtà più grosse come i due fondi Eiffel e Algebris che ho citato prima, che entrambi mi avevano voluto vedere già in serie di IPO, entrambi mi dissero bellissima idea, però ne parliamo fra qualche anno. Esatto, troppo piccoli, quindi per fortuna dopo 5 anni quell'occasione c'è stata. Quindi sicuramente credo che a chi vuole fare un percorso di quotazione suggerisco uno di dedicare tempo al rapporto con gli investitori. Su questo ti voglio qualificare questo fatto, perché molte società simili alla tua, sia per dimensione che per crescita che per profittabilità, hanno fatto anche loro bene in termini di comunicazione, poi chi di più, chi di meno, però non sono riuscite ad evitare l'effetto dei riscatti dei peer, semplicemente perché i peer hanno dovuto vendere, non per colpa loro, diciamo, ma perché sono stati costretti dal loro risk management, eccetera, a vendere across the board, quindi vendere sia i titoli large cap che i titoli small cap. Voi, come hai detto, lì vale la tua seconda osservazione, siete riusciti a difendervi da questo movimento che ci sarebbe stato anche nel vostro caso, trovando nuovi investitori che potessero sostituire i fondi peer. Sì, purtroppo io nella mia vita ho imparato che ci sono delle cose che apparentemente risultano ineluttabili, ma che invece in qualche modo possono essere, non ti dico necessariamente evitate, ma magari attutite fondamentalmente. E quelli erano dei trend che era purtroppo molto chiaro che, nonostante i tentativi Peer 2, Peer 3 che conosci meglio di me, si sapeva che sarebbe ragionevolmente finita male. Quindi il fatto di muoverci andando a parlare a tipologie di interlocutori diversi e a tipologie di investitori diversi, con sia modi di ragionare, sia archi temporali, sia parametri di riferimento diversi, abbiamo ritenuto un ulteriore investimento di tempo, ma che era importante, perché è vero che uno può sempre dire non è colpa mia, però alla fine poi il valore del prezzo è il valore del prezzo, e purtroppo per un'azienda quotata quello è uno degli elementi che qualcosa vuol dire fondamentalmente. Certo. Senti, abbiamo parlato del passato, abbiamo parlato del presente, vediamo un po' il futuro. Cosa sarà Circle tra 2 o 3 anni? Allora, diciamo, un pezzo importante l'abbiamo visto in questi giorni di quelli che saranno gli obiettivi dei prossimi 3 anni, quindi riteniamo di voler completare in maniera molto forte la disponibilità di strumenti innovativi che uniscano la dematerializzazione dell'intelligenza artificiale e lo scambio anticipato delle informazioni in tutte le modalità di trasporto, in tutta Europa, in tutto il Mediterraneo. Quindi crediamo
che di qui al 2027, sia per il PNRR, sia per gli effetti di quelle norme che citavo prima, ci sarà un enorme passo avanti, un recupero forte di questo gap che citavo nel 2012, no, fondamentalmente, e che secondo me man mano si sta riducendo. Nei prossimi 3 anni sono convinto che si ridurrà in maniera drastica. E questo sicuramente è un trend molto, molto importante. Il secondo aspetto credo che sia legato all'industria. L'industria negli ultimi anni ha preso tantissime bastonate dalla volatilità dei prezzi marittimi, dei costi correlati, della circolazione dell'Africa adesso e così via. E quindi tutto il mondo industriale ormai sta riguardando il mondo della supply chain e della catena logistica con un interesse diverso e con un'attenzione diversa. Molte aziende in Europa, ma in maniera particolare in Italia, vendono ex-works, cioè fondamentalmente lasciano al compratore venirsi a prendere la merce. Credo invece che questo finalmente potrà essere un trend che si invertirà nei prossimi anni, e quindi chi vende la merce ricomincerà ad occuparsi anche del te la vengo a consegnare. Questo credo che sarà un'altra grande opportunità per il mondo della logistica e dei trasporti del Mediterraneo italiano, ma non solo, che sarà un grande trend nei prossimi 3 anni. Poi è tutta da scoprire ancora, ma noi ne stiamo toccando con mano una serie di elementi come l'intelligenza artificiale, ma anche la banalissima ricerca operativa, gli strumenti di ottimizzazione, perché si straparla a volte di IA generativa, che lascio a quelle 3-4 aziende che negli Stati Uniti possono investire billion di dollari ogni anno per diciamo, sperimentare. Però in realtà se guardiamo il mondo reale di tutti i giorni della catena logistica, sono strumenti anche molto più semplici quelli che sono necessari, che oggi sono disponibili, ma soprattutto sono applicabili, perché il tema vero è il tema dell'applicazione reale. A volte si straparla grandi concetti, si raccontano, si sperimentano delle innovazioni, ma poi non si riesce a calarle concretamente. A integrarli, certo, perché ovviamente ci sono i grandi che fanno, che producono, che creano soluzioni, ma poi i piccoli possono anche usarle, no? Assolutamente sì. E da questo punto di vista, un bel esempio è quel progetto che abbiamo finito in questi giorni, tra l'altro Excalibur Bridge in Ports of Genoa, in cui abbiamo calato nell'efficientamento dell'ultimo miglio, sia gomma sia ferrovia, quindi lo scambio modale in cui il camion arriva, automaticamente viene verificato, entra e mette a disposizione la merce per il carico sulla nave, oppure il treno in arriva e in partenza, e lì con logiche di quelli che vengono chiamati digital twin e di optimization abbiamo recuperato un 20-30% di efficienza con strumenti anche semplici, perché non è detto che debbano essere sempre delle tecnologie clamorosamente evolute. Il tema è quanto tempo ci metti a far sì che i vari attori la tocchino, si fidino, cambino il modo di lavorare, la utilizzino in maniera condivisa, eccetera. E il fatto che proprio in queste settimane, in questi giorni, ci sia stata tutta una serie di realizzazioni concrete che hanno iniziato a far toccare davvero con mano dopo anni il fatto che si possono usare queste cose, credo che farà una grossa differenza per i prossimi anni, perché vedo di più sempre più fiducia sul fatto che non sono solo, come dire, racconti che in giro per il mondo si dice, nei porti lontani dall'Europa, nelle componenti intermodali, eccetera. No, si possono toccare, si possono fare domani, si possono fare in Europa, si possono fare nel Mediterraneo, e le esperienze concrete che stiamo toccando con mano con i nostri clienti lo dimostrano. Quindi i prossimi anni, come hai anche accennato, ci sarà una maggiore internazionalizzazione e una continuazione della crescita. Poi il bello di una small cap, di una società piccola, è che le opportunità di crescita sono molto rilevanti, molto importanti. Noi siamo partiti da 2, adesso siamo a 8, ma la società ha quadruplicato il suo valore, ma hai voglia, come si dice. Beh, il mercato di riferimento è di 2 miliardi di euro, quindi di spazi di crescita ce ne sono ancora veramente, veramente tanti. Con le operazioni ultime di acquisizione riteniamo di avere una serie di nuovi trend di crescita, di integrazione, di proposizione al mercato, che spingeranno in maniera molto forte i numeri per i prossimi 3 anni.
Quindi crediamo che da questo punto di vista, come dire, i capisaldi per questo ulteriore trend sono stati gettati. È evidente che iniziamo ad avere delle dimensioni che con calma, senza ansie, però potrebbero ragionevolmente a breve essere di interesse anche per un salto dall'EGM allo Star, che comunque nell'ottica di un'attenzione da parte di una serie di fondi potrebbe essere un altro tassello importante, anche se le performance dello Star negli ultimi 2 anni sono state Ma anche... sai, star o non star, l'importante è essere quotato. Poi in quale mercato tu sei quotato, sì, è importante per la visibilità, come tu dici, ma la cosa più importante è che tu continui a gestire la società come l'hai gestita, che ci sia la crescita, che ci sia un focus continuo sulla profittabilità e quindi sull'integrazione delle acquisizioni, che quindi il percorso di crescita sia costante e continuo. Poi, come abbiamo detto, se il mercato capisce, poco importa dove tu sia quotato, il prezzo si adegua. E Circle è un caso scuola di questo concetto, che purtroppo, come abbiamo detto, in tante altre società che hanno fatto bene come Circle, è stato così rovinato dal fenomeno dei riscatti dei peer, come abbiamo detto. Vabbè, così è. Senti, parliamo un po' più personalmente di te. Cosa ti motiva? Perché fai quello che fai? Perché quello che fai pensi sia importante? Allora, in tutti questi anni io ho avuto una, come dire, naturale propensione al fatto di poter avere un gruppo di persone con il quale poter portare avanti delle idee di innovazione, delle idee di crescita, delle idee di trasformazione nel piccolo, di quelle cose che si possono gestire di un pezzo di mondo fondamentalmente, invece che unirsi alla chiacchiericcio o alle polemiche sterili nel proprio piccolo, ognuno che porti avanti il miglioramento che è in grado di fare e che è possibile fare. Quindi questo è sempre stato un concetto, secondo me, sociale di impresa, nell'ottica di un gruppo di persone che poi diventano i dipendenti, che poi diventano i collaboratori, che poi diventano i stakeholder, che poi diventano le famiglie, che può portare avanti una serie di attività. Dall'altra, a me è sempre piaciuto l'idea di poter traguardare un cambiamento che innesti una serie di esperienze diverse, magari complementari fra di loro, ma che messi assieme possano avere un effetto moltiplicatore. Per cui quando noi facciamo i primi incontri con le realtà che possono essere interessate a un'acquisizione, non pensiamo di avere nessuna certezza in tasca. Pensiamo di avere costruito qualcosa negli anni che può essere sempre migliorato, integrato, espanso, rafforzato, e quindi insomma è importante anche avere molta umiltà e mettersi sempre in discussione da questo punto di vista, pur mantenendo degli obiettivi che rimangano ambiziosi. Questo dal mio punto di vista è il mio modo in cui mi vivo un ruolo nell'ambito della società, sia in termini di miglioramento del contesto per i 3 figli tra l'altro che ho, quindi mi vivo anche una responsabilità non solo loro sono 3 esempi, diciamo. Abbiamo milioni di nostri figli e di ragazzini che, soprattutto in questi ultimi anni, stanno vedendo delle cose non necessariamente belle. Come dice qualcuno molto più famoso di me, non ci sono mai state così tante guerre, così tanti morti dalla fine della seconda guerra mondiale, quindi dobbiamo forse trovare qualcosa di diverso e di migliore in cui impegnare le menti e le attenzioni dei nostri ragazzi, diciamo, fondamentalmente. Quindi credo che da questo punto di vista il fatto di poter portare qualcosa di concreto, una delle iniziative adesso che stiamo lanciando l'anno prossimo, che abbiamo annunciato adesso a Natale, è quello di creare una serie di iniziative a cavallo fra il sociale. Noi abbiamo sempre investito una percentuale dell'utile netto in iniziative sociali. Adesso vogliamo mettere assieme con tutte le alliance e i partner e fare delle iniziative più grosse,
magari nella direzione anche del mondo green, in maniera tale che tante gocce, quando si dice solo una goccia, ma tante gocce messe assieme fanno i fiumi. E quindi crediamo che anche da questo punto di vista l'imprenditore possa e debba essere un esempio, perché tanti imprenditori messi assieme possono dare tanti esempi e anche magari un po' di sterzate rispetto a tutta una serie di cose di cui magari non siamo convinti di come stanno andando a livello politico internazionale. Certo. Concludiamo con una domanda che faccio a tutti. Dimmi una figura di imprenditore o di una persona o anche un concetto a cui ti ispiri, da cui trai ispirazione. Ci sono tanti nomi e tanti esempi che mi verrebbero da farti. Forse te ne cito due, diciamo. Uno è Olivetti e l'altro è Marchionne, molto diversi fra di loro. E io cerco di prendere un pezzo da entrambi. Da una parte la capacità di trovare il corretto equilibrio tra appunto un ruolo sociale, un ruolo di equilibrio nell'attenzione che l'impresa deve avere nei confronti dell'individuo e della crescita personale, in cui ogni collaboratore deve avere un suo percorso di crescita, una sua soddisfazione, un suo apporto all'azienda che non deve superare però un certo livello di equilibrio work balance, come si dice, e pur avendo degli obiettivi estremamente ambiziosi in termini di cambiamento del settore di riferimento. E dall'altra parte io, scherzandoci, un manager che è riuscito a salvare una prima volta Fiat e a farsi dare $1 miliardo dagli americani per non comprarsi Fiat, e in tutti quegli anni diciamo, gestire in maniera, da molti punti di vista, brillante una situazione molto 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 complicata, che infatti dopo la sua, ahimè, di partita si stanno toccando con mano in questo momento, no? Le problematiche che sono in quel gruppo. Sono due degli esempi, ne potrei citare tanti altri, però quello del leggere le biografie o le autobiografie, a seconda dei casi, di alcune menti eccellenti è sempre stata una mia passione, perché c'è sempre da imparare e da mettersi in discussione, quindi credo che questa sia il vero insegnamento più grosso, che bisogna avere la capacità di darsi ogni giorno, di rimettersi in discussione come se fosse il primo giorno. Sì, poi il caso di Marchionne è veramente interessante perché da un lato c'è un personaggio brillante, visionario e fantasticamente efficiente, dall'altro c'è una persona, tra l'altro un mio conterraneo, perché entrambi siamo originari di Chieti in Abruzzo, che non è riuscito a sconfiggere il vizio del fumo che l'ha portato alla morte. Interessante come possano coesistere in una stessa persona delle grandi qualità e dei enormi difetti. Benissimo. Senti, grazie molto per la conversazione. Chiudo come al solito con due osservazioni. La prima è che abbiamo fatto un'amabile conversazione con Luca Batello, dove l'obiettivo è quello di far toccare con mano che dietro una società quotata, che alcuni possono pensare come un titolo quotato, quindi vederlo come un grafico di borsa e fare delle speculazioni di breve termine facendo trading sul titolo, in realtà dietro una società ci sono delle persone, c'è una storia, c'è un presente, un futuro che sono molto articolate, molto interessanti e che quindi dovrebbero essere viste in quell'ottica e non nell'ottica del trading. Abbiamo fatto questa conversazione, nulla di tutto quello che abbiamo detto deve essere interpretato comunque come un consiglio di investimento. Chi ci ha ascoltato faccia le sue considerazioni e tragga le sue conclusioni.
La seconda è la preghiera di, se questa conversazione vi è piaciuta, di sottoscrivere il canale YouTube Made in Italy CEOs per consentirci di continuare ad aggiungere conversazioni simili, e quindi la preghiera di diffondere il canale e di sottoscriverlo. Grazie Luca. Grazie a te Massimo, un saluto a tutti.